La Betty tra le nere rocce laviche e il mare. Una splendida immagine del deserto vulcanico di Lanzarote. Sabbia e roccia nera e vento. Sabbia e roccia nera e Betty che migliora il panorama con la sua presenza. Ciao, lasciamo Caleta Cabaio Ciao, lasciamo Caleta Cabaio. e proseguiamo nella perlustrazione di Lanzarote. Comunque questo è un borghetto davvero delizioso, molto molto tranquillo. Siamo arrivati alla zona della Santa, dove c'è un esclusivo club residence hotel dedicato molto anche agli sportivi, perché spesso vediamo sportivi che corrono, che girano in bici, che si allenano, insomma qui è una zona sportivissima. E in acqua ci sono anche dei wingfoil all'interno della laguna che vi facciamo anche vedere dall'alto. E questo invece è proprio il villaggio di La Santa, con un piccolo porticciolo con barche di pescatori alate fuori dall'acqua, una vita molto tranquilla, rilassata, poco turismo rispetto al residence, all'hotel che abbiamo visto. E qui a Lanzarote non potevamo mancare di tornare al centro de visitantes del Timanfaya. Ci siamo già stati l'anno scorso, però un giro lo facciamo sempre volentieri. Sicuramente non faremo l'escursione al parco del Timanfaya che già abbiamo fatto l'anno scorso con l'autobus, perché comunque è una cosa che in realtà non ci è piaciuta particolarmente. Però una visita qui al centro de visitantes è sempre piacevole. Andiamo. Siamo al centro della colata storica che dal 1730 al 1736 ha devastato e ovviamente anche trasformato l'isola. Guardate che spettacolo, queste rocce nere.
sembra di camminare nella preistoria. Usciti dal centro dei visitantes del Timanfaya e ci fermiamo per una pausa pranzo qui, dove Mauro lo scorso anno ha fatto la camminata col cammello. Facciamo una pausa qui, mangiamo qui e 2 passi e poi ci muoviamo nuovamente. Oggi mangiamo Pollo empanado tortiglia col chorizo e prima un salmorejo fresco. Direi che può bastare con un po' di insalatina e una birretta che Mauro vuole sempre, ok? Aspetti il cammello? Arriva? Los Hervideros vuol dire i focolai, qua di onde probabilmente. Le onde che provocano questi spruzzi carinissimo questo borghetto di pescatori che oggi è dedicato maggiormente al turismo e il golfo. Siamo nella parte sud-ovest di Lanzarote, il mare non è agitato però è giustamente mosso, l'oceano fa il suo mestiere. Qui è il golfo, c'è il famoso lago verde. Al lago verde bisogna fare questa camminata. Già il luogo è estremamente affascinante, c'è ovviamente molta gente perché è una località con un grossissimo richiamo turistico. Ed ecco proprio sotto di noi il lago verde. Il contesto è particolarmente affascinante tra le rocce rosse, nere, verdi che sfociano in questo laghetto di acqua salmastra dal colore verde creato da alcune alghe che viene separato dal mare da questa sottile lingua di sabbia nera. Il lago verde che abbiamo visto poco fa si è formato per un'eruzione vulcanica che ha creato una situazione strana e per una infiltrazione di acqua all'interno di questo cratere ha determinato questa colorazione verde con una specie di mucillaggine presente e provocata anch'essa dall'eruzione. Peccato che non posso dronare perché c'è un vento molto forte e il drone avrebbe dei problemi a stare in aria in maniera stabile. Il carletto è posteggiato qui con dietro un albero di Natale stilizzato. Ebbene sì, siamo seconda metà di novembre, tra un po' più di un mese è Natale. Bettina dorme? Si è accoccolata la mia signora. Ecco dove
dove ci siamo sistemati oggi è siamo proprio lì, fronte tramonto, e questa sera ci godiamo il calar del sole direttamente dal campo. Abbiamo iniziato a percorrere questo cammino a lungomare che da El Golfo porta addirittura alla Saita. Sono parecchi chilometri, noi ne faremo solo un pezzetto. Buongiorno, eccoci Buongiorno! qui. Sempre a El Golfo, ora è mattino, abbiamo fatto colazione, ci siamo vestiti, lavati, eccetera, eccetera. È ora di ripartire. Salutiamo questo bel posto, fronte mare. Andiamo E si va dove? ad un incontro con degli amici. Arrivati a Uga, questo borghettino, paesino piccolino, un villaggetto piccolo, noto per essere un pueblo di camelleros, ossia di cammellatori, ossia coloro che conducono. Uga è anche il paese della figlia di Fantozzi. La troveremo? Chissà, tra i cammelli ci sono anche le scimmiette, per cui. E oggi siamo qui perché questa mattina, che è sabato, se non sbaglio dalle 10 alle 13, un mercato agricolo, quindi andiamo a vederlo assieme. Mi sa che abbiamo sbagliato mercato, sono tutte macchine da corsa coloratissime. Ora ve le facciamo vedere. E vedi che c'era il mercato agricolo. E a Uga chi abbiamo incontrato? Ciao! Non è lei Uga, vorrei che fosse chiaro, Lei è la nostra amica Viarda, che abita a Forteventura. che è ormai fuerteventurina. Anche qua ci siamo trovati! E non è da sola, c'è da sola. Di passaggio c'è anche il marito laggiù, Là in fondo. là in fondo, dietro, c'è anche lui. Ora dove si va? A prendere il salmone. Già abbiamo preso tutta questa roba, pesa un sacco, fagiolini, pomodori, Frutta e avocati. verdura. E ora si va all'Aumaderia. La famosa Omaderia do Salmón de Uga. È un essiccatoio di salmone e pare che questo sia buonissimo. Ora vi facciamo vedere com'è e dov'è. La Omaderia de Uga è molto gettonata, come potete vedere, c'è la coda. Eh sì, guardate dietro. Il famoso salmone affumicato de Uga. Bene, abbiamo preso ben 2 confezioni da mezzo chilo circa.
quindi ce lo gustiamo poi. A brevissimo A direi. brevissimo, brevissimo. Mi sa che durerà poco. Lasciata Uga, ci dirigiamo per il pranzo a pochi minuti a Playa Quemada e qui con Diarda e Pietro almeno ci facciamo un bel pranzo in compagnia, un po' di tranquillità perché Uga con il mercato era abbastanza incassinata. Siamo a Playa Quemada, in questo momento c'è anche tanto vento, quindi è un po' battuta dal vento. Belle villette sul mare, è un posto molto gradevole Playa Quemada, sì. Adesso ci assaggiamo un po' del salmone che abbiamo comprato a Uga. Vabbè dai, per oggi questo pranzo può bastare. Il salmone di Uga, che bontà! Guardate che bel piattino. Allora, ci siamo già fatti fuori uno dei pacchetti di salmone di Uga. È veramente una delizia, morbidissimo, un sapore spettacolare. Qui a Uga sono specializzati in questa affumicateria, chiamiamola così, di salmone ed è veramente una specialità. C'era la coda stamattina. Dai, ora ripartiamo. Spettacolare, spettacolare. Sono questi i colori di Lanzarote che sono davvero spettacolari, davvero una cosa pazzesca. Allora è arrivato anche il momento di fare i servizi e qui a Lanzarote c'è questo sistema che già abbiamo adottato lo scorso anno di un macchinetta che lava completamente la cassetta delle acque nere. La cassetta è già dentro. E adesso aspettiamo che esca. Con 3 euro la dovrebbe rendere pulita. E ci dovrebbe mettere anche un po' di liquido, magari è bello che ci mettiamo anche il nostro perché Parcheggiati allo Cocoteros. Ora ci andiamo a fare 2 passi a vedere le saline e il piccolo villaggetto che c'è anche qui. Eccole qua le saline di Los Cocoteros. Ci stanno lavorando anche dei signori, guardate. E qui c'è anche la caldera dell'acqua, una sorta di piscina in mezzo a queste rocce vulcaniche dove entra l'acqua direttamente dal mare e forma questa pozza immensa.
Eccoci qua, questo è il parcheggio di questa sera a Los Cocoteros. Siamo in Libera, in questo grande piazzale vicino al mare, dove ci sono parecchi camper. Ormai il sole è calato e anche noi ci ritiriamo. Mauro sta già preparando i fagiolini per fare le trenette al pesto con fagiolini e patate. Abbiamo ancora il pesto della nonna Lina che ci custodiamo con cura e che stasera mangiamo. Sicuramente buonissimo. Grazie nonna Lina.